Signore e signori, buonasera, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video dove vi parlerò di come muovervi appena iscritti a Rollercoin e cosa fare da nuovi giocatori, le migliori strategie per iniziare a fare RLT, le migliori strategie per fare RST e come spendere queste monete che avrete guadagnato con sudore e fatica. Sto esagerando, ma vabbè. Vi ricordo che in descrizione prima di tutto c'è il mio link per iscrivervi al sito dove otterrete 1000 satoshi di bonus oltre a supportare il canale, quindi se volete iscrivervi al sito e vi interessa considerate di iscrivervi tramite il mio link. Grazie mille in anticipo ed ora passiamo al video. Allora, come prima cosa facciamo una lista delle attività che un nuovo giocatore può fare per ottenere il massimo profitto o il massimo numero di LRLT. In questa lista il primo punto e il più importante, a mio parere, si basa sulle batterie, dal momento che le batterie si vendono momentaneamente sul mercato per quasi 0.4 RLT ciascuna. Ora, ogni giorno c'è la missione di completare una task che dà come ricompensa una batteria. Dal momento che nuovi giocatori non hanno tanti miner che gli generano energia, in realtà continuare a usare le batterie per mantenere l'elettricità non gli serve a molto. Perciò potete ottenere la batteria completando una semplice task. Io vi consiglio o di rispondere a un questionario di quelli che compaiono qua, o di fare un piccolo sondaggio su TimeWall che anche se fallisce ottenete 100 punti che si possono riscattare e viene contata come una task completata, oppure su Moonlix guardare un ad che è tenere un sito aperto per circa 10 secondi e ve la conta come una task completata. Ora vi faccio anche vedere una prova di questo, quindi io clicco qua, si apre quest'altro sito, però vedete una volta che la barra in alto è finita, la task è completata, io posso chiudere quest'altro sito, tornare su Rollercoin e ottengo la mia batteria giornaliera che vado anche a usare perché la mia elettricità sta per finire. Quindi un nuovo giocatore può tranquillamente ogni giorno fare questa mini task che vi ho fatto vedere o le altre che vi ho detto, ottenere la propria batteria e venderla per guadagnare 0,4 all'incirca RLT ogni giorno. Questo ripeto sempre finché non avete miner nella vostra stanza che iniziano a generare abbastanza power, per cui vi conviene utilizzare le batterie per voi invece che venderle. Un altro modo per fare molte più batterie, diciamo un altro modo per guadagnare più batterie che una al giorno, è tramite gli RST, che sono i token della season. Infatti nello store della season, ci andiamo così ve lo faccio rivedere, capite cosa sto parlando, si possono comprare le batterie con gli RST. Ora, facendo le missioni giornaliere e settimanali otteniamo questi RST, che tenendoli da parte ci possono all'inizio far comprare queste batterie da vendere nel mercato per fare RLT. Qua con i pacchetti con più batterie otteniamo anche uno sconto, per esempio 30 batterie sono scontate del 10%, mentre il pacchetto da 5 batterie è scontato del 5% e 30 batterie se facciamo il conto sono più o meno 12 RLT se le vendiamo tutte a 0,4, perciò possiamo trasformare 2400 RST in 12 RLT una volta comprato questo pacchetto e venduto nel mercato. Quindi questo è un altro modo per fare RLT dall'inizio e racchiude le batterie. Ottenerle completando una task giornaliera come vi ho fatto vedere in maniera super veloce che richiede pochi secondi, oppure tenendo da parte gli RST, comprando le casse di batterie e vendendole nel mercato. Ora, un altro modo per fare RLT velocemente senza minarli o senza vendere miner eccetera eccetera è tramite i sondaggi. Questo ovviamente va fatto se avete voglia di spendere del tempo e le vostre opinioni in dei sondaggi, perché richiedono un po' di tempo, delle volte ve li annullano, bla bla bla, quindi è un po' noioso alle volte o fastidioso, però quando vanno portano tanti RLT. Infatti, oltre agli RLT che potete ottenere dai singoli sondaggi, o tra quelli come questo qua, featured sul sito, o tramite TimeWall, che è quello che uso io alternativamente, o guardando video su Lootable in background, insomma vedete voi cosa, io consiglio o questi o TimeWall, potete ottenere, dicevo, oltre alla ricompensa del singolo sondaggio, grazie a questa missione giornaliera che c'è, ripeto, ogni giorno, un RLT aggiuntivo se guadagnate almeno mezzo RLT tramite sondaggi. Questo vi fornisce praticamente 1,5 RLT al giorno, che alla settimana, quindi 1,5 per 7, sono 10,5 RLT.
alla settimana solo facendo sondaggi. Ma non è tutto, perché nelle missioni settimanali abbiamo ben 2 missioni specifiche che ci interessano. La prima è ottenere in un'intera settimana un totale di 2.5 RLT dai sondaggi o dalle task. Questo ci darà altri 5 RLT, perciò settimanalmente faremo, oltre a tutti quelli detti prima, altri 5 RLT se arriviamo a completare, a guadagnare almeno 2.5 RLT. Inoltre l'altra missione settimanale più importante da completare è quella di completare 10 tra le missioni che ci sono ogni settimana. Perché? Completando 10 missioni settimanali, come vediamo qua, otteniamo altri 5 RLT di bonus. In totale, facendo i calcoli, ogni settimana solo dai sondaggi potete portarvi a casa 10,5 RLT grazie alle missioni giornaliere, più 5 RLT se ottenete almeno 2,5 RLT totali nelle task, e se avete completato quelle giornaliere ogni giorno ci arrivate, e se fate altre missioni settimanali e ne arrivate a completare 10, altri 5 RLT alla fine, per un totale di circa 20 RLT alla settimana puliti, tranquilli. Nulla vi vieta di fare molti più RLT con molti più sondaggi, insomma non c'è un limite ai sondaggi che potete fare, finché sono là siete liberi di farli. Quindi questo è il secondo modo più veloce, tra virgolette, perché bisogna spenderci un'intera settimana prima di ottenerne i frutti, per fare RLT all'inizio. Infine parliamo della terza strategia di questa lista, che non è a schermo ma mi seguite mentre sto parlando, per fare RLT all'inizio, o comunque qualche miner, insomma, per poter iniziare, che è completare il Mid Season Pass, quello a cui avevo accennato l'altra volta, che si può vedere qua in alto. Ora, come si completa il Mid Season Pass? Come vi avevo accennato già nell'altro video, il modo migliore, almeno per l'inizio, per completare il Season Pass è tramite la quest di salire di difficoltà in un gioco. Ora vi ripeto come si ottiene questo completamento. Se noi andiamo nella sezione giochi, ogni gioco è diviso in difficoltà e livelli. Rispettivamente ci sono 10 difficoltà e 3 livelli per ogni difficoltà. Quando si completa il livello 3 di una singola difficoltà si sale alla difficoltà successiva. Il completamento di un livello inoltre è salvato per 12 ore. Quindi dopo 12 ore che avete completato un minigioco e un livello, quel livello sarà scartato dalla totale dei livelli che avete completato di quel minigioco, e può portare la difficoltà al livello precedente al livello 3 se giocate giustamente dopo 12 ore. Quindi se riuscite a giocare ogni 12 ore, poi ogni tot di tempo nelle 12 ore, perché dovrete comunque rifare tutti i giochi tutte le volte, riuscite a, diciamo, stallare i giochi tra una difficoltà successiva al livello 1 e la difficoltà precedente al livello 3. Così, completando il singolo minigioco senza farne 3, otterrete i punti per il Mid Season Pass. Facendo così potrete anche procedere nel Mid Season Pass più velocemente, perché riuscite ad ottenere i punti dell'aumento di livello ogni volta che completate un minigioco, invece di ogni 3 minigiochi completati. Quindi da tenere a mente e da fare, sia perché ha dei buoni reward, sia perché se siete all'inizio e ottenete dei premi miner potete venderli per RLT aggiuntivi. È bene notare però che ogni volta che c'è una nuova season, i miner che sono presenti in quella season, ok, nella lista di reward, scendono sempre un po' di prezzo, perché tantissima gente lo fa, quindi ce ne sono di più, quindi il loro prezzo diminuisce. Semplice economia. Ora parliamo sempre e teniamo sempre in mente che mi sto riferendo a voi giocatori neofiti di Rollercoin, quindi senza grandi quantità di RLT da investire o da utilizzare. Un'altra cosa importante che potete fare è completare più missioni giornaliere e settimanali possibili, perché in questo modo riuscirete a ottenere una grande quantità di RST e comprarvi quello che volete, che siano le casse di batterie o le casse di componenti. Ora vediamo cosa sono queste missioni giornaliere. Ce ne sono la bellezza di 10 giornaliere e un po' di più 12 settimanali. Vi ricordo, dovete completarne 7 giornalieri per avere un bonus e 10 settimanali per avere i 5 RLT aggiuntivi. Quelle giornaliere sono quella che ho citato prima, di guadagnare mezzo RLT in task o sondaggi, vincere 10 game in uno specifico minigioco,
Di questo ce ne sono 2, cioè ci sono sempre 2 minigiochi ogni giorno di cui bisogna vincere 10 singole partite, vincere 20 giochi in totale e vincere 50 giochi in totale. Queste si fanno quindi semplicemente giocando. Io consiglio di prendere un gruppettino di giochi che vi piacciono, che magari danno anche più energia o sono più veloci da completare. In un prossimo video parlerò dei giochi in dettaglio e di ogni singolo gioco e quali fare, quali no e perché bla bla bla. Ok, giocarli almeno dalle 10 alle 12 volte in modo magari di arrivare all'inizio della difficoltà successiva e finire tutte le missioni, e dopo 12 ore tornare e rigiocarli 10 volte per riprendere tutta l'esperienza possibile con quel trick che vi ho detto di diminuire e salire di difficoltà. Riguardo questa storia della difficoltà, se non vi è ben chiaro lasciatemelo in un commento che vi porto un video apposito, magari uno short dove faccio vedere bene cosa succede, come succede e come insomma farmare punti più velocemente. Le altre quest, quindi 4 abbiamo visto, sono rispettivamente del giocare minigiochi. Le altre, no, c'è anche una quinta quest del giocare minigiochi, che basta fare una qualsiasi partita ad un minigioco e vi danno subito 10 RST. In realtà basta anche solo aprire il gioco e chiuderlo immediatamente, quella è un'altra storia. Le altre quest che ci sono: aprire 3 casse di party e fare 20 merge o craft. Cosa vogliono dire queste due quest? Allora, sono le quest un po' più pesantine, diciamo, perché per aprire le party, le casse di party, servono RST. Sono sempre nel season store, adesso vi dico quali sono. E per fare i 20 merge al giorno servono almeno 1000 party comuni, che sono le party che vi consiglio di utilizzare per i merge, e un briciolo di RLT, di solito 0.1 RLT giornalieri. Quindi come si fanno queste due missioni? Praticamente andiamo nello season store. Queste tre sono le casse di party a cui si riferiscono. Voi ne aprite 3 qualsiasi e ottenete delle party. Ad esempio nella common hashboard case, commonwealth case e fan case ottenete hashboard, wires e fans rispettivamente. Dentro queste casse potete ottenere o 175 party o 225 o 300 o 600. Più sono, più è raro ottenerle. È molto raro ottenere 600 o 300 party, di solito bazzicate tra le 225 e 175. Cosa vuol dire questo? Che se aprite 3 casse otterrete dalle 525 alle, facciamo, 700 party al giorno, ok? Teniamo a mente questi numeri, dalle 500 alle 700 party al giorno. Fatto questo e aperto le 3 casse, noi avremo completato la prima missione e ci daranno i nostri 40 RST. Però completare questa missione ci costa almeno 120 RST, perché ogni cassa sono 40 RST, quindi praticamente ne aprite 3 e ve ne regalano una. Ok, la parte peggiore ora è la missione dei merge, dal momento che per mergiare 20 volte, come ho detto, vi consiglio di mergiare common parts, questi merge qua sotto, vi richiedono per ogni merge di un singolo uncommon part 50 common part. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che in una giornata tipo, mettiamo in una giornata sfortunata tra molte virgolette, anche se sono quelle più comuni, voi aprite le vostre 3 casse e ottenete 500 party. Però per fare tutti e 20 merge ve ne servono 1000 totali, perché sono 50 per 20. Cosa vuol dire questo? Che o aprite più casse di party, arrivando anche a 6 al giorno prima di ottenere 1000 singole party, o comprate le altre 500 parti che vi mancano dal mercato spendendo un po' di RLT. Entrambe le strade vanno bene. Io vi consiglio di fare anche la missione dei 20 merge, adesso vi spiego perché, sia per gli RST in più comunque che ottenete se comprate le parti o ce le avete già, sia perché è bene finire la missione per fare prima le 7 missioni giornaliere, sia perché comunque vi ridanno un po' di RST se avete speso gli RLT per comprare le parti. Quindi questa, ok, la missione di fare 20 merge al giorno è la missione un po' più bastardina, direi, tra quelle giornaliere, che bisogna un attimo decidere come completarla, se spendere più RST o se comprare le parti dal mercato. Bene, ora parliamo velocemente delle missioni settimanali. Sono più o meno le stesse, giornaliere sono un po' più estese. Infatti c'è giocare un singolo gioco per 5 giorni diversi alla settimana, ok? Quindi ci vogliono almeno 5 giorni per finire questa missione. Aprire 15 casse di party, perciò se fate la missione questa ogni giorno ci vorranno sempre 5 giorni alla settimana per completare questa. Finire 40 daily quest, che ci vogliono
di solito anche qua 5 giorni per finirla, 4-5, fare un acquisto dalle weekly offer. Io vi sconsiglio tantissimo di fare questa missione perché i miner nelle weekly offer costano sempre tanto e da solo 30 RST, quindi a parer mio questa missione è assolutamente da scartare. Spendere 35 RLT, che all'inizio è molto difficile accumularli in una settimana, quindi anche questa missione direi di lasciarla da parte. Completare 100 merge o craft in una settimana, quindi sempre 5 giorni, 20 giorni ciascuna. Praticamente dopo 5 giorni ottenete tutti gli RLT di bonus. Successivamente c'è completare 5 task o sondaggi e ottenete 60 RST in più. Potete sempre farne uno al giorno e la missione vi conta, con il trucco che vi ho fatto vedere prima. Vincere 100 giochi, completare 23 daily quest, vincere 250 giochi e mergiare o craftare un qualsiasi miner. Ora, cosa c'è di importante a sapere di queste? Per completarne 10 potete saltare l'acquisto dalle weekly offer e spendere la spesa di 35 RLT. Però se saltate queste due missioni dovete craftare o mergiare almeno un miner. Cosa vuol dire questo? Vuol dire o craftarlo dalle crafting offer se ci sono, adesso ci sono queste, non vado nello specifico, sono brutte, oppure mergiarlo. Per fare questa missione velocemente io vi consiglio, se avete 2 roller arc common, di craftarne uno uncommon, quindi eseguire questo craft, perché costa pochissime parti, pochissimi RLT e vi levate la missione subito. Inoltre, aprendo una singola cassa, questa missione vi dovrebbe dare 60 RST se non sbaglio, esatto, quindi con la ricompensa della missione vi comprate anche subito tutte le parti che avete speso per fare quel merge. Quindi questa è un'altra piccola tattica che vi consiglio per completare questa missione al volo ed assicurarvi le 10 missioni settimanali. Poi tutti i miner che avete fatto li prendete, li buttate nel mercato a vendere e via, se sono duplicati, per la questione del bonus che vi avevo detto. Quindi facendo tutte le missioni riuscite a ottenere 240 RST al giorno più 320 RST in aggiunta all'intera settimana, portandovi ad un all'incirca 2000 RST alla settimana. Perciò togliete i costi e tutto, in teoria in 2 settimane potete arrivare a acquistare la battery case da 30 o in una settimana e mezzo. Quindi altra ottima strategia per fare RST, comprare batterie e rivenderle, oppure fare RST, comprare casse di parti e vendere tutte le parti immediatamente. Dovete farvi i conti, insomma dipende anche dal mercato, tante cose non importa. Io vi consiglio le batterie perché sono salde e sono là, e voi potete ottenere la vostra con questa missione se iniziate ad avere dei miner, altrimenti al diavolo l'elettricità, vendete tutto quello che ottenete e iniziate a fare le RLT. Ora, parlato più o meno in dettaglio delle missioni giornaliere e settimanali, parliamo delle altre tipologie di missioni che ci sono, cioè le event quest per il season pass. Queste non vanno assolutamente sottovalutate, ok? E vanno sempre completate, sono più o meno le stesse missioni delle daily quest. Facendo semplicemente le daily quest ne riuscite già a completare tante e ottenete tanta esperienza. Di sicuro completerete una task e quindi sono 12 punti esperienza. Di sicuro vi farete i vostri giochi, quindi fate 10, 22, 37 esperienza da queste 4 missioni. Vi fate i vostri 20 merge, sono 30 esperienza solo dai 20 merge, che è tanto. Cliccate qua su Do It per completare queste due, chiudete subito la pagina e sti cavoli, e fate altri 4 esperienza che male non fanno. E se fate un'altra cosa aggiuntiva come tanti sondaggi è da guadagnare un RLT, o aprite una lucky case, o spendete 15 RL tokens, 15 RLT, finite un'altra delle missioni aggiuntive e vi prendete anche il bonus dei 35 punti esperienza giornalieri. Perché tutte queste missioni vanno fatte? Perché il Season Pass è una cosa passiva che vi porta questi miner free che non sono male. Qua ce n'è un altro, questo ve ne dà 50, anche questo 40 e così via, bla bla bla. Poi ci sono RST, miner migliori, poi qualche trofeo cosmetico non ci interessano, quelli e così via. La cosa più importante è che se siete all'inizio e ottenete questi miner e non avete elettricità, quindi non minano per niente, vendeteli e fatevi gli RLT. Sempre quello è il punto focale per i nuovi giocatori. Come ultime due cose veloci di questo video, che credo sia già un po' lunghetto, sempre per voi nuovi giocatori, quello che vi consiglio è: 1. Entrare nel Discord di Rollercoin, sia perché otterrete delle ricompense essendo nuovi giocatori completando una semplice missione sul Discord, sia per parlare con altri utenti della community, farvi delle idee, ricevere informazioni, annunci eccetera, tra cui anche vedere
il completo Mint Pass, quindi sapete cosa andrete incontro e cosa collezionerete pian piano. E l'altra cosa super importante che vi voglio ricordare da fare è, quando avete iniziato ad ottenere i vostri premi RLT, comprate miner che danno tanta energia. Non pensate al bonus appena iniziato, perché avrete poca energia, cioè non riuscirete a comprare subito tanti miner che danno tanta energia, avrete poca energia, quindi il vostro focus iniziale sarà aumentare questa energia prima di dargli un bonus, perché se avete 100 tera di energia e avrete un bonus del 10%, avrete 110 tera di energia. Se invece non vi concentrate su quel 10% di bonus, ma spendete quegli RLT per altri miner che danno tanta energia, potrete arrivare con la stessa quantità di RLT anche a 200 o 300 tera di energia. Quindi quest'altra cosa è molto importante. Pensate, quando iniziate ad accumulare i premi RLT, di comprare miner che hanno solo tanta energia e non danno alcuna quantità di bonus, perché quelli col bonus costano molto di più allo stesso livello di energia di uno senza bonus. Quindi anche quest'altra cosa molto importante a tenere a mente. Perciò adesso, prima di chiudere il video, facciamo un veloce recap di cosa fare se siete dei nuovi giocatori. Se non avete miner e siete all'inizio, ignorate ricaricare la vostra elettricità. Tutte le batterie che ottenete vendetele nel mercato per iniziare a fare RLT. Entrate sul Discord per ottenere dei miner e delle cose gratuitamente, visto che siete nuovi giocatori. Fate tutte le missioni giornaliere e settimanali che potete per ottenere RST con cui comprare casse e batterie da rivendere nel mercato o usare per i merge. Prendete anche l'esperienza nel Season Pass per ottenere altri miner o RST aggiuntivi gratuitamente senza fare nulla di nuovo. E giocate ai minigiochi per salire di punteggio e livello nel mid season pass e ottenere altre ricompense gratuite. Facendo tutto questo, dopo un po' di tempo riuscirete anche ad avere i vostri primi miner e minare le vostre prime criptovalute che più vi interessano, o RLT o RST. Detto questo, direi che come video introduttivo per i nuovi giocatori penso sia tutto. Io vi ringrazio tantissimo per la visione, vi ricordo di lasciare nei commenti qualsiasi dubbi, perplessità, qualsiasi commento vogliate lasciare al video. Vi cercherò di rispondere sia nei commenti che nei prossimi video. Vi ricordo inoltre che se non avete ancora iniziato a giocare a Rollercoin, c'è in descrizione un link per iscrivervi dove ottenete 1000 satoshi di bonus di benvenuto, diciamo, oltre a supportare il canale e me. Detto questo, vi ringrazio ancora tantissimo per la visione, ricordatevi di iscrivervi dal mio link, lasciatemi qualsiasi dubbio o perplessità nei commenti e in descrizione trovate anche tutti gli altri miei social media, Twitch, Instagram, Discord, quello che volete, in modo da rimanere in contatto. Ci vediamo al prossimo video, da TNT è tutto, grazie mille, ciao ciao!